Nella sala in cui è conservato Thutmosis III abbiamo una serie di Sekhmet. Ne abbiamo parlato in una delle prime puntate. Chi è la dea Sekhmet? Beh, Sekhmet significa la potente. Sekhmet è legata a uno dei miti cosmogonici dell'inizio dell'Egitto, quando il dio Sole Ra, adirato con il genere umano perché non lo rispetta, manda il suo occhio che prende la forma della potente leonessa per punire gli uomini stessi. E la leonessa prende sul serio l'incarico che le viene dato ed anzi diventa molto avida di sangue e quindi uccide gli uomini per berne il sangue. Il dio Ra si rende conto che se la lasciasse andare il genere umano verrebbe a finire ed ecco quindi che le fa bere con l'inganno della birra colorata di rosso, alcune fonti dicono del vino, così lei si addormenta e si ammansisce e quindi il genere umano è salvo. Da dove provengono così tante Sekhmet? Beh, provengono dal tempio di Kom-el-Ettan, il tempio di milioni di anni fatto costruire da Amenofis III. Abbiamo visto come nel nuovo regno ci siano dei templi che vengono costruiti dai sovrani perché il loro culto possa essere portato avanti, che vengono appunto definiti tempi di milioni di anni. Il culto viene trasferito quindi dalla tomba ad un tempio che si trova a valle. Perché? Perché la modalità di sepoltura si è diversificata, i sovrani non vengono più sepolti in una piramide e abbiamo visto come la piramide fosse un complesso in cui c'è il tempio della valle, c'è la via processionale, c'è il tempio mortuario e quindi vi sono tutti i luoghi in cui il culto del sovrano può essere portato avanti. Adesso il tempio staccato è dedicato alla prosecuzione del culto. Ebbene, il tempio di Amenofis III, di milioni di anni, che si trova a Tebe, è il tempio, ne abbiamo già parlato, dei colossi di Memnon. All'interno di quel tempio vengono fatte una serie di corti e in queste corti si stabiliscono, vengono poste su tutti i lati le statue della dea Sekhmet, come vediamo in questa bella riproduzione che è stata fatta da un nostro collega Simon Connor. E perché tutto ciò? Beh, Vernusse l'ha definito una splendida litania in pietra. Di fronte ad ogni Sekhmet deve essere fatto un rituale, si portano delle offerte, si dice una preghiera di modo che la Sekhmet possa essere mansueta e possa rimanere docile e spargere concordia e amore nell'Egitto e non più guerra e pestilenza. Ebbene, queste Sekhmet accompagnano la sala e sembrano quasi riprodurre nella loro cadenza, nell'alternanza fra Sekhmet stanti e Sekhmet sedute, quello che si vedeva appunto all'interno del tempio di Kom-el-Ettan. Sappiamo poi che in età Ramesside il tempio stesso venne usato come una cava di pietra. Chi di voi è stato in Egitto avrà visto il tempio di Meremptah che riutilizza tantissimi elementi decorativi che provengono dal tempio di Kom-el-Ettan e come tanti elementi che lì vi erano furono poi portati ad esempio presso il tempio di Mut a Tebe orientale. Ebbene, vorrei concludere queste passeggiate con questa statua. Una statua molto importante che al contempo parla dell'attività di ricerca che il Museo Egizio sta facendo in questo momento. Allora, cominciamo dalla statua stante. È una diade, quindi un gruppo composto da due elementi. Vi è un elemento stante e questo elemento rappresenta un faraone. Vediamo che indossa il cosiddetto gonellino Shendit, il busto nudo e se osserviamo il busto vediamo che ha una leggera pancetta. Nella letteratura specialistica la vediamo definita beer belly, pancetta di birra. Beh, se lo confrontiamo con Thutmosis III che abbiamo visto precedentemente, vediamo infatti che la resa del corpo non è così idealizzato, non è così snello come il sovrano precedente. Beh, questo è un tipico elemento dell'epoca di transizione post-samarniana, di quella parte artistica che va da Tutankhamon fino al regno di Horemheb.
e che ci fa vedere come dalle forme esagerate, che sono state quelle tipiche di Akhenaton, si ritorni via via alle forme snelle, idealizzate con cui vengono rappresentati i sovrani. Beh, questo sovrano abbraccia un dio e il dio è il dio Amon. E se guardate il volto del dio vediamo che ha degli tratti assolutamente fanciulleschi. Se leggiamo poi i geroglifici, vediamo Sa-Ra, figlio del dio sole, Neb-Khao, signore delle apparizioni, il nome di Horemheb e di nuovo Meri-Imen-Ra di Ankh, amato da Amon-Ra, dotato di vita. Dall'altra parte, in modo assolutamente speculare, leggiamo Necher-Nefer, buon dio, Neb-Tawi, signore delle due terre, Geser, Cheperu-Re, Setepen-Re, ovvero il nome di Horemheb, Meri-Imen-Ra di Ankh, amato da Amon-Ra, dotato di vita. Ai lati del trono vediamo il simbolo usuale che abbiamo imparato a riconoscere, Sema-Tawi, l'unione dell'Alto e del Basso Egitto. Anche qui, come avevamo visto nella statua di Tutmosis III, vi è un'epigrafe che ci ricorda che la statua è stata scoperta nel 1818 da Rifo a Tebe, e Rifo era al servizio del signor Bernardino Drovetti. Ci sono altri elementi che abbiamo imparato a riconoscere nelle altre statue, come ad esempio la coda che vediamo qui fra le gambe del sovrano Amon, la coda legato all'epiteto Ka-Nechet, ovvero toro potente. Ebbene, perché questa statua per noi è particolarmente importante? Abbiamo letto il nome di Horemheb. Il Museo Egizio, a partire dal 1 maggio 2015, ha cominciato la sua attività sul campo a Saqqara. Lavoriamo circa 200 metri a sud della piramide a gradone di Djoser e lavoriamo nella necropoli dove i grandi funzionari della XVIII dinastia si fecero seppellire. Fra loro Horemheb. Pensate che lo scavo è iniziato 44 anni or sono. È iniziato perché il Museo Nazionale delle Antichità di Leiden aveva una serie di rilievi che provenivano dalla tomba di Horemheb e aveva 2 statue, anzi 3, una diade e 2 statue singole che provengono dalla tomba di Maya. Maya era Imi per Hej-Nesut, responsabile del tesoro del faraone. Ebbene, nel 1975 il Museo di Leiden, assieme all'Egypt Exploration Society, decide di andare in Egitto per ritrovare i monumenti da cui provenivano le statue e i rilievi che avevano in museo. E l'idea era di riuscire a ritrovare la tomba di Maya, perché su una carta che era stata redatta da Lepsius, ne abbiamo parlato in una delle prime puntate, Carl Richard Lepsius, uno dei pionieri della nostra disciplina, che è andato e ha fatto un viaggio in Egitto. Bene, in quella carta era indicato dove era la tomba di Maya. All'epoca, negli anni 40 dell'Ottocento, ancora visibile, ma negli anni 70 del secolo scorso non più. E allora la spedizione dell'Egypt Exploration Society e di Leiden, diretta da Jeffrey Martin, parte per l'Egitto alla ricerca della tomba di Maya, che non troveranno nel 1975, ma troveranno ben 11 anni dopo, nel 1986, perché nel 75 si trovano a scavare leggermente più a sud della tomba di Maya e scoprono la tomba di Horemheb, colui che era stato il generale dell'esercito egizio, Imi Erver Mesha, e che poi diventerà faraone dopo il breve regno di Ai. Ebbene, dopo quella tomba furono trovate un'altra serie di tombe, quella di Maya nell'86, ma la tomba di Tia in Tia. Nel 2001 fu trovata la tomba di Mary Nate, intendente del tempio dell'Aton, ad Akhetaten, ad Amarna e a Mennefer e a Menfi. E da allora in poi quindi più di 15 tombe sono venute alla luce. Nel 2015 il Museo Egizio si è unito al Museo Nazionale delle Antichità di Leiden e assieme ogni anno torniamo in Egitto per imparare a comprendere e a capire questa necropoli, dove gli altissimi funzionari si sono fatti seppellire e dove poi in epoca tarda
c'è stato un riuso della necropoli per arrivare fino agli anacoreti del deserto, quando l'Egitto si converte alla cristianità e questi monaci trovano rifugio lontano dalla vita comunitaria nel deserto per pregare, per conoscere Dio. Ebbene, l'importanza per noi di essere tornato sul campo è quello di riuscire a dare un contesto ai monumenti. Molti mi chiedono se adesso, quando andiamo in Egitto, riportiamo i monumenti in Italia, se riportiamo oggetti. Assolutamente no. L'Egitto, come l'Italia del resto, ha sottoscritto la Convenzione UNESCO nel 1970, quindi tutti gli oggetti che vengono ritrovati e rimangono in Egitto, come è giusto che sia, ma andare a scavare ci permette di avere nuove informazioni e di ricostruire la storia di oggetti importanti, come questa statua, che è di provenienza tebana, ma che ci parla di un personaggio, Horemheb, che ha avuto un cursus honorum molto importante e prima di diventare sovrano si era fatto costruire per lui e per la moglie Mutnejmet una tomba monumentale, cosiddetta tomba a tempio, con una serie di porte monumentali che davano accesso a delle corti, proprio a Saqqara. Abbiamo passeggiato assieme alla scoperta di alcuni pezzi del museo. Certo, come vi ho detto all'inizio, questo non può esaurire i magnifici tesori che sono costituiti all'interno di questo palazzo barocco che ci ospita. E quindi adesso tocca a voi, vi aspetto, venite al Museo Egizio, venite a scoprire le meraviglie che abbiamo qui contenute, venite a scoprire i 10.000 metri quadri di percorso, e sono quasi 2 chilometri di percorso che ci permettono di indagare 5.000 anni di storia dell'antico Egitto. E quindi continuate a passeggiare, questa volta fisicamente all'interno del museo, assieme alle nostre bravissime guide, assieme ai nostri curatori e perché no, magari una volta di persona anche con me. Vi aspetto, il Museo Egizio e tutta la sua squadra è qui per voi. Grazie.